Buonasera a tutti, questa sera proveremo a smontare e riparare questo. Questo è uno stabilizzatore dell'indicatore del carburante del nostro Volkswagen Maggiolino. Come potete vedere è della marca VDO, originale, ricambio Volkswagen del 1973. Ok, per aprirlo molto semplice, basta allentare questi 4 fermi e vedremo al suo interno come si presenta. Ok, al suo interno troviamo una lampada. In realtà potremo trovare all'interno dello stabilizzatore o una lampada o una resistenza. In questo caso questa lampada è da 12 volts 5 watt. Ok, ma qual era il problema che ci dava il nostro stabilizzatore? Praticamente girando la chiave del contatto e dando corrente al quadro, a serbatoio vuoto l'indicatore della benzina si posizionava tra metà e 3/4. Ho provveduto a sostituire quindi lo stabilizzatore con uno di un'altra auto funzionante. Il problema si è risolto. Ho quindi dedotto che il problema fosse proprio questo. Ok, ora provvediamo a rimuovere la lampadina e a verificarne il funzionamento. Come ripeto, 12 volts 5 watt OSRAM. Oltre alla lampadina troveremo un diodo che è collegato qui alla cassetta. Basta rimuovere questo fermo e il diodo viene via. Nella maggior parte dei casi il problema è proprio del diodo, perché essendo presente diciamo la lampadina all'interno dello strumento e riscaldando l'ambiente, col tempo il diodo tende a perdere la sua diciamo la sua funzione, se non proprio a rompersi del tutto, a spaccarsi. Ok, ora provvedo a controllare la lampada con un trasformatore 12 volts. Ok, la lampada è funzionante. Ok, siccome questo stabilizzatore è composto solo da 2 componenti abbastanza semplici, quindi abbiamo detto una lampadina 5 watt 12 volts che possiamo sostituire ed un diodo, quindi non ci basterà solo sostituire entrambi i componenti. La lampadina è funzionante, io però ho provveduto ad acquistare questi diodi, ne useremo solo uno. È un diodo Zener. La caratteristica di questo diodo è che oltre a regolare il passaggio della tensione solo in un verso, è anche uno stabilizzatore della stessa. Questo diodo è un diodo 5,1 volts 5 watt. Appunto proveremo a ricomporre il nostro stabilizzatore ponendo il diodo all'esterno della cassetta, proprio per evitare che la lampada, surriscaldandolo, possa danneggiarlo di nuovo. Ok, quindi procederò eliminando questo diodo con questo filamento, rimettendo la lampadina al suo posto e chiudendo la cassetta e effettuando una saldatura dall'esterno di questo pin alla carcassa. Ok, abbiamo sagomato in questo modo il diodo. Proveremo a fare questa saldatura col saldatore a stampo in modo da posizionarlo in questo modo. Facciamo bene attenzione alla direzione del diodo, dove c'è il segno grigio va rivolto verso il pin, la massa del pin. Ok, la prima saldatura sembra essere andata abbastanza bene, proseguiamo con la successiva.
Ok, le nostre saldature sono terminate, è stato tutto abbastanza semplice. Facciamo particolare attenzione al verso come va montato questo diodo Zener. Vorrei riepilogarvi solo leggermente i costi del ricambio. Sarebbero tra i 15 e i 20 euro. I due diodi li ho pagati 5 euro entrambi. Non è sicuramente, diciamo che si esegue una riparazione del genere per il valore diciamo del ricambio, ma quanto per la velocità diciamo con la quale uno riesce a riportare il tutto funzionante. Ok, non ci resta che installare il nostro stabilizzatore dietro lo strumento e vedere se il tutto funziona correttamente. Ok, in fase di installazione mi sono accorto che praticamente il diodo che era posto prima qui in basso urtava sulla base dello strumento. Quindi per evitare che fosse danneggiato dalle vibrazioni ho optato per spostarlo verso l'alto in questa nuova posizione. Notate il verso del diodo in avanti, è ancora più facile da ricordare. Ok, andiamo a montare lo strumento. Ok, questo è il livello benzina che si presenta sul nostro indicatore con lo stabilizzatore che abbiamo montato in sostituzione di quello guasto. Ora andremo a montare lo stabilizzatore che abbiamo riparato e faremo un confronto. Ok, ho montato lo stabilizzatore che ho riparato, ho girato la chiave del contatto, anche se molto più lentamente rispetto a prima, l'indicatore si è avviato verso la posizione corretta del carburante. Posso ritenermi soddisfatto per questa riparazione. Vi ringrazio, vi saluto, ciao a tutti, alla prossima.